Oggi ho fatto questo bellissimo polpettone a modo mio, tipo pizzaiola, e sono dovuto scappare insieme al polpettone, se no ci mangiavano entrambi. Davvero è piaciuto moltissimo perché con la mozzarella che veniva fuori, il pomodoro caldo dentro, una cosa incredibile. Ingredienti li vediamo un po' alla volta perché sono parecchi ed è meglio così. Comunque li scrivo anche sotto in descrizione perché così se dopo volete leggerli li trovate belli che pronti. Per prima cosa mettiamo a cuocere una scatoletta di pomodoro, oppure tagliate dei pomodori maturi, comunque pomodoro quello a pezzettoni, con un soffrittino di aglio o cipolla o entrambi, sale, pepe, origano, cottura a mezz'ora ed ecco pronta la nostra salsa da mettere nel ripieno. Prendiamo 600 g circa di carne mista, manzo e maiale e ci aggiungo anche 3-4 salsicce, totale circa 900 g. Stiamo parlando di un bel polpettone, circa 5-6 porzioni generose. Metto la mia carne e le mie salsicce in una bella bacinella comoda, bella larga, così lavoriamo per bene con le mani, con il cucchiaio, senza buttare in giro roba per tutta la cucina. A questa carne io ci aggiungo una mezza cipolla o una piccola cipolla tagliata finemente. È facoltativo, se volete la mettete, se non volete non la mettete. Ci potete mettere anche altre cose come prezzemolo, paprika, aglio, peperoncino, quello che volete. Io ci ho messo della cipolla. Il polpettone, per essere buono, deve essere saporito, un po' speziato. Scegliete gli aromi che preferite. Io vi consiglio, oltre alla cipolla o quelli che vi ho detto prima, di metterci del rosmarino e della salvia, a piacere anche il prezzemolo. Con l'aglio ci andrei piano, però scegliete voi naturalmente quello che più vi piace. Sfogliamo il rosmarino, sfogliamo la salvia, non mettete il gambo duro del rosmarino perché potrebbe essere leggermente amarognolo. Tritiamo tutto abbastanza finemente e buttiamo dentro nella nostra carne. Per questa quantità di carne aggiungo 2 uova. Le uova servono per far stare insieme tutto. La carne cruda già di per sé contiene l'albumina, quindi tende a stare insieme quando si cucina, però se ci aggiungiamo 2 uova è un bel aiuto. Ci metto anche 100-150 g di formaggio grana o di parmigiano e adesso bisogna mischiare, fare un bel impasto, un bel pastroccio. Se volete fatelo col cucchiaio, se volete fatelo con le mani. Se per caso vi viene in mente di metterci dentro della carne già cotta o del prosciutto cotto nell'impasto, dovete metterci un uovo in più perché diminuisce l'albumina, quindi bisogna aggiungerla attraverso le uova. Se dovesse essere l'impasto un pochino troppo morbido, ci mettete 2 cucchiai di pane grattugiato, ma non serve di solito. Una teglia sotto bassa che servirà per dare la forma e il giusto spessore e un foglio di carta forno e schiacciamo uniformemente per tutta la teglia. Con una spatola o con un coltello fate come i muratori, gli date una bella allisciata. Guardate lo spessore, vedete, è circa 1 centimetro. Non fatela troppo grossa perché altrimenti dopo invece di arrotolarsi si spacca, oppure troppo fine, stesso discorso. All'interno ci potete mettere del bacon, della pancetta, del prosciutto cotto, della mortadella, della mortazza, del lardo, quello che vi piace. Una bella pepata e andiamo avanti. Ci metto 250 g di mozzarella, attenzione mozzarella, quella della pizza, non il fior di latte perché fa acqua. Volendo potete mettere qualsiasi altro tipo di formaggio che più vi piace. Cercate di mettere dei formaggi magari un po' consistenti come la fontina, l'Edamer, il Gouda, la mozzarella, la scamorza, cose così. Origano fresco come se non ci fosse un domani, anche secco va benissimo, o anche la maggiorana va bene, ma bello abbondante, deve profumare perché abbiamo deciso di fare la pizzaiola, la pizza senza origano, che pizza è?
Con un cucchiaio faccio un po' di spazio, una piccola striscia, per il ripieno del polpettone, così resta più uniforme. In questo caso, come vi dicevo, l'ho fatta alla pizzaiola, ci metto del pomodoro scottato che abbiamo fatto andare prima nel fornello, è ancora tiepido, non importa, ma se volete ci potete mettere dentro qualsiasi porcata vi passi per la testa, funghi trifolata, carciofi cotti, spinaci, ricotta e spinaci, asparagi, metteteci dentro quello che volete e poi con l'aiuto della carta lo arrotolate. Rifacciamo vedere. Naturalmente io vi ho fatto vedere questo sistema qui di schiacciarlo e arrotolarlo con la carta, ma potete usare la pellicola, potete usare uno stampo, potete farlo a mano, potete fare come delle polpette una appiccicata all'altra, fate come volete, l'importante è che lo chiudiate bene, quindi anche la testa e la coda vanno chiusi benissimo. Altrimenti poi la mozzarella scappa fuori da tutte le parti, ma non finisce qua, volendo si potrebbe cuocere anche così, ma io lo voglio bello chiuso, imbalsamato come una mummia che stia su bello duro, rigido e non scappi via. Quindi ho deciso di mettere giù delle fette di pancetta o di bacon o di lardo o di quello che volete, che preferite, l'importante è che sia roba cruda. Comunque le più indicate sono sicuramente la pancetta o il bacon o al limite lo speck. E guardate anche cosa faccio sui laterali, così resterà più rotondo perché sosterranno un pochino la forma del polpettone queste fettine qua. Quindi prima ci metto due fettine sui lati come una mummia e poi ce la rotolo sopra. Faccio notare che l'ultimo giro ho lasciato sotto un po' di carta, quindi adesso faccio il giro al contrario, dall'altra parte, torniamo al punto di partenza. Vedete lì la cucitura sotto, ecco, la sigillo bene e siccome ho avanzato due fette di pancetta gliele metto sotto lo stesso ugualmente. Comunque usando sempre la carta, tirando a destra e a sinistra, io riarrotolo il mio polpettone, così si impacchetta da solo. Guardate che roba, fa tutto da solo, io non faccio niente. Ecco le due fettine avanzate e via, e lo chiudiamo, le lascio sotto. Chiuso perfettamente. Queste fettine qui di pancetta affumicata sosterranno la forma del mio polpettone, faranno sì anche che non si secchi, lo terranno bello chiuso e umido e in più faranno una crosticina spettacolare sopra il polpettone. In forno, già caldo, mi raccomando, 190 gradi e voilà, 45 minuti dopo, signori, sono svenuto. Sono svenuto dal profumo, buonissimo. Vabbè, mi sono rianimato, adesso lo mettiamo nel piatto bello. Faccio notare che ho buttato dentro mezzo bicchiere di acqua nella teglia, così non si è bruciata. Vedete che c'è dentro un pochino di puccetta? Ecco, un pochino l'ha fatta il polpettone, però un pochino gliel'ho messa io. Così dopo non faccio fatica a lavarlo. E ora è ancora molto caldo. Facciamo la prova a coltello, vediamo un po' cosa è venuto fuori, cosa succede qui dentro. E il profumo promette bene. Guardate che roba, come ho tagliato il pomodoro, la mozzarella vengono fuori come un calzone. Ecco, sono scappato. L'ho dovuto nascondere perché altrimenti in mezzogiorno questo polpettone qui non lo vedeva. Spero che vi sia piaciuto questo polpettone, molto semplice dopo tutto. Vi aspetto in descrizione dove ci sono scritte tante belle cose per voi e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti.